Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Si iniziano a preparare i piani per l'Inter del futuro. Oggi ne parla sia la Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport, quindi si ipotizza un nuovo sistema di gioco, la cifra stanziata da OH3, quelli che sono i principali obiettivi per il prossimo calciomercato. E a proposito di questo proveremo a fare anche una tabella in maniera molto semplificata per renderci conto, insomma, con la cifra stanziata da OH3 se è fattibile fare una squadra all'altezza. Iniziamo innanzitutto da quello che sarà il primo punto per costruire l'Inter del futuro ed è il rinnovo di Christian Chivu. Non è minimamente in discussione, è soltanto questione di tempo, a maggior ragione se Chivu dovesse portare il tanto sperato scudetto. Naturalmente poi i piani di mercato si baseranno sulle indicazioni del tecnico. E partiamo già da questo perché il tecnico potrebbe optare per un nuovo sistema di gioco. Era già nelle idee di Chivu lo scorso anno, il nuovo sistema però potrebbe essere un abito tattico completamente nuovo per la nostra Inter perché la Gazzetta dello Sport ipotizza un 4-3-2-1, quindi un sistema di gioco per dare all'Inter un'impronta ancora più europea che possa sfruttare maggiormente le fasce, che possa avere più imprevedibilità sulla tre quarti e che quindi può dare alla squadra dei connotati ancora più offensivi. Ovviamente per questo 4-3-2-1 c'è bisogno di fare degli investimenti e partiamo da qui. Qual è la cifra che stanzierebbe OH3 per il mercato? Circa 40 milioni di euro, che di per sé sembrano è una cifra non altissima, sono però 40 milioni poi al netto di quelle che saranno le cessioni e quindi con le varie cessioni può aumentare il budget di mercato dell'Inter, considerando che con ogni probabilità si abbasserà anche il monte ingaggi, visto che partiranno tanti calciatori dagli ingaggi pesanti come Acerbi, come De Vrij, come Mkhitaryan, come potrebbe partire Sommer. Ecco, iniziamo proprio da quelli che sono obiettivi in entrata e in uscita, ruolo per ruolo. In porta praticamente non è sicuro della permanenza né Sommer né Josef Martinez. Per Sommer in realtà ci sarebbe la possibilità del ruolo come secondo, ma insomma al momento non ha ancora deciso il portiere svizzero. La possibilità che partano entrambi e che quindi l'Inter dovrà cercare sia il primo che il secondo portiere è comunque concreta. Ovviamente per Josef Martinez dipende anche da quelli che saranno scenari di mercato, eventuali offerte, ma è chiaro che il portiere ex Genoa a questo punto abbia l'idea di andare via. In difesa, oltre alle cessioni, alle partenze a zero di Acerbi, De Vrij, Darmian, c'è il punto interrogativo Bastoni. E secondo me la possibile partenza di Bastoni potrebbe essere uno dei motivi del passaggio della difesa a 4, perché cedere Bastoni e passare con la difesa a 4 significherebbe non essere obbligati a cercare qualcuno che fa quello che oggi fa Bastoni, che svolga quel compito. Perché per trovare qualcuno che svolga il compito da terzo di difesa come Bastoni significa investire una cifra importantissima. Passare a 4 ovviamente significa che cambia anche il piano di mercato. Ovviamente su Bastoni c'è il Barcellona, come ben sappiamo. Probabilmente l'Inter potrebbe accettare una cifra anche intorno ai 60 milioni, non credo di meno, anche perché poi significherebbe quasi svendere il calciatore. Gli obiettivi per la difesa sono un po' quelli che già circolano da settimane, quindi Mouaremovic, Solé, Ghila, per il quale la Lazio potrebbe anche impuntarsi sulla richiesta di 25-30 milioni oppure tenerlo fino alla scadenza. Ricordiamo che c'è sempre il 50% che spetterebbe al Real Madrid. Sulle corsie esterne molto dipende anche dal futuro di Denzel Dumfries, perché ha sempre la clausola a 25 milioni e l'eventuale partenza potrebbe far virare l'Inter su quello che è l'obiettivo numero 1, palestra, sul quale però ci sono delle incognite. La cifra che chiederà l'Atalanta e l'eventuale concorrenza. A centrocampo invece dove ci saranno tanti cambiamenti. Potrebbe partire, anzi è molto probabile che parta zero Mkhitaryan, potrebbe partire Frattesi. C'è Çalhanoğlu per il quale in questo momento il rinnovo è ancora in bilico, non è stata formalizzata una proposta, l'Inter sta riflettendo, però potrebbe cercare di rinnovare il contratto del turco, anche perché finora è stato determinante e con un eventuale 4-3-2-1 potrebbe essere altrettanto determinante Hakan Çalhanoğlu. Quello che sembra sia da escludere è che l'Inter lo tenga in scadenza, quindi in quel caso poi
verrebbe ceduto e tra le concorrenti la principale, tra le pretendenti o meglio, la principale è sicuramente ancora il Galatasaray. A quel punto l'Inter a centrocampo è quasi certo che riprenderà Stankovic e poi eventualmente c'è sempre la richiesta di Chivu di un centrocampista fisico. Il nome di Koné va ancora assolutamente di moda nell'ambiente nerazzurro, potrebbe essere lui uno degli obiettivi di mercato. Sulla tre quarti e in attacco è dove l'Inter probabilmente ha bisogno di fare meno investimenti, però chiaramente col 4-3-2-1 c'è bisogno di un calciatore che possa saltare l'uomo e c'è sempre quel Diaby. Tra l'altro, ecco, tornano un po' di moda i nomi degli ultimi mercati, quindi Diaby sulla tre quarti, non è da escludere neanche Curtis Jones a centrocampo, che il Liverpool poi non ha ceduto, si parlava di prestito a gennaio, non ha trovato tanto spazio a Liverpool, potrebbe ecco essere un nome anche per il mercato estivo. La formazione che ipotizza la Gazzetta dello Sport praticamente è questa, con Vicario in porta, la linea 4 è Dumfries, Bissek, Akanji e Di Marco, anche se io personalmente mi piacerebbe in primis un centrale di difesa che effettivamente sappia guidare la linea difensiva, quindi che abbia leadership, che abbia ecco anche quella concentrazione massima, per intenderci, quello che ha fatto Acerbi praticamente fino allo scorso anno. E ovviamente Dumfries in caso di cessione c'è l'obiettivo palestra. Io non disdegnerei neanche l'eventuale dirottamento di Bissek sulla destra e un altro centrale per avere ecco, un po' più di copertura, anche se poi se andiamo in una direzione europea, avere due terzini bravi anche in fase di spinta è sicuramente quella la direzione in cui vanno i principali top club europei. Centrocampo con Barella, Çalhanoğlu e Koné, Diaby e Thuram a supporto di Lautaro. Questo sistema di gioco non escluderebbe neanche più Esposito, perché eventualmente potrebbe giocare anche per esempio Lautaro al posto di Thuram, quindi un po' più dietro come fa spesso, e Pio da centravanti, quindi insomma sarebbe sicuramente una squadra all'altezza. Dicevamo però la cifra stanziata da OH3 dovrebbe essere 40 milioni, quindi non una cifra altissima, e quindi proviamo a fare una tabella con acquisti e cessioni per renderci conto se effettivamente è fattibile fare una buona squadra, premettendo che è una tabella fatta, come dicevo ad inizio video, in maniera molto semplificata, perché chiaramente non tiene conto del monte ingaggi, della rateizzazione dell'acquisto dei cartellini, di eventuali obbligo di riscatto per esempio, quindi con pagamenti che poi avverrebbero l'anno successivo, non tiene conto naturalmente degli ammortamenti, e soltanto per farlo in maniera molto semplice cercare di renderci conto. Tra le cessioni per esempio andiamo a mettere i 40 milioni di OH3, perché è come se fossero comunque soldi che entrerebbero. Qui sotto ovviamente abbiamo il saldo di mercato e proviamo ecco ad ipotizzare. Tra le cessioni è molto probabile che ci sia quella di Bastoni, e quindi Bastoni lo ipotizziamo la cessione per una cifra di 60 milioni, che sinceramente non mi sembrano neanche tantissimi per il calciatore, e quindi il saldo salirebbe già a 100 milioni da spendere. Poi ipotizziamo per esempio la cessione di Dumfries a 25 milioni, anche questa non è assolutamente da escludere, e quindi sarebbero altri 25 milioni in cassa. Frattesi per 25 milioni in questo momento è molto probabile che Frattesi possa andare via, e a questi poi ecco ci aggiungiamo la cessione di Luis Enrique. Ipotizziamo anche qui 25 milioni, che era un po' la cifra che che era intenzionata a spendere il Bournemouth a gennaio. Chiaramente anche lì era prestito con obbligo di riscatto. Ipotizziamo, atteniamoci soltanto al costo dei cartellini, ripeto, in maniera molto semplificata. Già valutando queste cessioni, il budget di mercato salirebbe a 175 milioni, per esempio, ed è un budget di tutto rispetto. Cosa andrebbe a cercare l'Inter? Faccio un esempio, proviamo per esempio a metterci Vicario, 20 milioni è quello di cui si parla. C'è per esempio Solé, circa 25 milioni. Un altro difensore, secondo me, è d'obbligo che l'Inter dovrà cercarlo. Ipotizziamo Ghila, potrebbe essere anche Muaremovic o un altro, ma insomma per 25 milioni. A questo punto passiamo al centrocampo. Koné, ipotizziamo 40 milioni per esempio, sarebbe 40-45, insomma quello è su per giù il costo di Koné. Ci sarebbe poi Stankovic. Qui in questo caso sarebbe da capire se a bilancio andrebbe inserita per i 23 milioni del diritto di recompra oppure per 13.
Se non vado errato, l'Inter non ha messo a bilancio la cessione di 10, quindi insomma bisognerebbe segnare la differenza di 13 milioni. A questo punto rimarrebbe praticamente l'acquisto del trequartista e del terzino destro. Ipotizziamo per esempio Palestra 40 milioni, ovviamente questa è un'ipotesi, magari Palestra all'Atalanta ne chiede 50, però c'è comunque questa possibilità. Sulla tre quarti si è parlato di Diaby, ipotizziamo per esempio 12-15 milioni, anche 15 sarebbe un saldo di meno 3. Come vediamo, anche con 40 milioni stanziati da OH3 e le eventuali cessioni di questi calciatori, che non sono insomma assurde, io spero che si veda bene dal video la tabella, provo anche un po' ad ingrandirla. Ecco, con le cessioni per esempio di questi calciatori, che insomma sono cifre che l'Inter potrebbe tranquillamente recuperare dal mercato, vediamo che è fattibilissimo comunque fare un mercato di tutto rispetto. Naturalmente uno può pensare, e allora è così semplice fare mercato? No, questa è soltanto una tabella per farci un'idea di cosa l'Inter potrebbe avere l'opportunità di investire sul mercato. Poi ci sono tantissime variabili, come dicevo prima, quelle legate strettamente all'aspetto finanziario, quindi l'ammortamento, il monte ingaggi, gli eventuali obbligo di riscatto, perché faccio un esempio, magari Frattesi può andare via a 25 milioni ma si riesce a cederlo soltanto in prestito con obbligo di riscatto e quindi i 25 milioni arriverebbero l'anno successivo. Stessa cosa per esempio si può fare ovviamente anche per gli affari in entrata. E l'altra discriminante, che esula un po' dal discorso strettamente legato all'aspetto tecnico della parte finanziaria, saranno i paletti di OH3, perché OH3 è disposto a dare carta bianca ai dirigenti sul mercato, oppure ci sono sempre i soliti paletti, calciatori giovani da valorizzare e quindi con costi per ogni cartellino non superiore ai 25 milioni, con ingaggi non superiori ai 2 milioni, perché secondo me la principale discriminante è proprio quella. Se OH3 stanzia 40 milioni più il ricavato dalle cessioni e i dirigenti avranno carta bianca, secondo me si può costruire un'ottima Inter anche per il prossimo anno, e anzi potrebbe essere un Inter che potrebbe fare un ulteriore step di crescita, potrebbe avere un'evoluzione tattica, potremmo vedere qualcosa di diverso e insomma tutto starà ad affidarci alla bravura dei nostri dirigenti, sperando che appunto si riescano a fare affari come magari lo sono stati tanti in questi ultimi anni, per esempio Thuram, per esempio lo stesso Çalhanoğlu, Dumfries, insomma ce ne sono stati di affari, e che non siano invece i Luis Enrique e i Uffi calciatori che arriveranno in entrata. Ovviamente poi ci sono anche tanti punti interrogativi su altri calciatori. In primis abbiamo parlato di Çalhanoğlu, l'eventuale cessione potrebbe portare intorno ai 10 milioni, non credo di più francamente, anche perché sarebbe a 12 mesi dalla scadenza. C'è il punto interrogativo di Josep Martinez, perché il portiere ovviamente è in uscita, ma porterebbe comunque un introito. E poi ci sono insomma sempre le varie dinamiche di mercato. Per esempio Thuram al momento non sembra un calciatore in uscita, ma è chiaro, se dovesse arrivare un'offerta da 50, 60, 65 milioni, l'Inter la valuterebbe. Così come per Stankovic, l'Inter vuole riportarlo a casa per tenerlo, per fargli fare un po' lo stesso percorso di Pia Esposito, al di là poi del diritto di recompra e di averlo venduto e poi riacquistato. Però è chiaro, se per esempio arriva il club di Premier con 60 milioni, l'Inter sono offerte che valuta praticamente quasi per tutti i calciatori, come abbiamo visto il caso di Bastoni. Quindi chiaramente le dinamiche di mercato sono sempre in evoluzione, però insomma ad oggi a me non spaventa il fatto che OH3 voglia investire 40 milioni, però ribadisco, a patto che i dirigenti avranno carta bianca sulle scelte di mercato. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, se secondo voi insomma può nascere un Inter nuova, un Inter all'altezza o ancora più forte, oppure insomma questa mini rivoluzione che per forza di cose attenderà l'Inter nel prossimo mercato estivo in un certo senso vi spaventa. Come al solito confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.